Buongiorno, sono Vincenzo Iannucci, ho 28 anni, sono un pizzaiolo napoletano. Oggi ci ritroviamo qui presso il Mulino Caputo per presentare due nuovi metodi di impasto, metodo diretto e metodo indiretto. Il metodo diretto dove si mescolano tutti gli ingredienti insieme, che sono acqua, farina, sale e lievito. Metodo indiretto, parliamo in questo caso di biga, che è un prefermento solido, nel quale verranno utilizzati solo farina, acqua e lievito nel preimpasto e il giorno dopo poi verrà chiuso con l'altra percentuale di farina, il resto dell'acqua e l'aggiunta di sale. Per la realizzazione dell'impasto diretto utilizzeremo 2 kg di farina, 1 grammo di lievito per chilo di farina, 30 g di sale per chilo di farina, 1,360 kg di acqua e si aggira intorno al 68% di idratazione. La nostra margherita è fatta di pomodoro San Marzano, fior di latte e basilico. Iniziamo con il nostro impasto. Guardiamo sempre l'impastatrice che noi abbiamo davanti. Se abbiamo un'impastatrice a fondo piatto, possiamo partire dall'acqua perché ci aiuta a chiudere l'impasto in minor tempo. Se abbiamo un'impastatrice che ha un fondo più curvo sotto, possiamo partire anche dalla farina. In questo caso, avendo un'impastatrice piccolina da tavolo e abbiamo un fondo piatto, partiremo dall'acqua. Andremo a versare inizialmente i primi 650 g di acqua, in questo caso, e aggiungeremo tutti i 2 kg di farina. Poi prenderemo il nostro lievito secco e aggiungeremo il nostro grammo per chilo di farina. Volevo ricordare che il lievito secco in percentuale ha un rapporto di 1 a 3 con il lievito fresco, è un lievito che ha una costante fermentazione. Dopo aver aggiunto il lievito, azioniamo la macchina e la impostiamo intorno ai 15 minuti. Aspettiamo i primi 3-4 minuti in modo tale che si formi la maglia e piano piano andiamo ad aggiungere l'acqua a filo. Arrivati a 10 minuti di impastamento aggiungiamo il nostro sale e dopo che sono passati all'incirca altri 60 secondi, quindi un minuto, aggiungiamo il resto dell'acqua sempre a filo in modo tale da arrivare al 68% di idratazione. Arrivati quasi ai nostri 13 minuti di impastamento dovremmo ritrovarci abbastanza pulito al di sotto e staccata nei laterali. Terminati i 15 minuti l'impastatrice si ferma e andremo a prendere il nostro impasto. Una volta messo l'impasto sopra il tavolo, per me è fondamentale piegare l'impasto in modo tale da rafforzare la maglia. Dopo aver dato qualche piega per bene, ci troveremo il nostro impasto che è diventato ben liscio, anche al 68%, e inizieremo a vedere le prime bolle all'interno del nostro impasto. Queste bolle sono un indicatore di un impasto di qualità e ci dà modo di capire che la lievitazione è partita. Bisogna sempre uscire con gli impasti intorno ai 21 gradi, perché 18-21 gradi è il range dove i lieviti iniziano a lavorare meglio. Una volta fatta la nostra piega, lo prenderemo e lo metteremo in una nostra ciotola, in una madia, dove poi verrà coperto e verrà messo all'incirca per 4 ore in massa a lievitare. Una volta terminato le nostre 4 ore di riposo, riprenderemo il nostro impasto che troveremo rilassato e ben disteso come in questo caso. Una volta staccato il nostro pezzo di impasto, inizieremo a fare un filone per poi creare la nostra pallina dell'impasto dando una mozzatura come la mozzarella, restringendo il panetto al di sotto, fare un peso intorno ai 2,70 dove poi lo andremo a riporre nella tavola di impasto. Prendiamo i nostri panetti e li mettiamo all'interno della nostra tavola di pasta a lievitare e a maturare. In questo caso passeranno 18 ore intorno ai 15-16 gradi in modo tale che riusciamo a mantenere un pochino a bada i lieviti, in particolar modo per il consumatore finale. Quando mangerà la nostra pizza sarà leggero e non avrà problemi di digeribilità. Adesso vediamo il nostro impasto diretto come è arrivato al termine delle sue ore. Quindi un impasto che si mantiene sempre ben compatto. Io in questo caso uso semola sul banco, semola rimacinata perché mi aiuta nelle alte idratazioni. Prendiamo il panetto, lo prendo, lo metto sul banco, lo appoggio delicatamente nella farina
inizio con la mia stesura partendo dal centro, me lo ritiro fuori, me lo giro, quindi porto aria nel cornicione, basta dare 2 colpi senza toccarlo tanto e farlo delicatamente. Prendiamo il nostro pomodoro San Marzano, lo mettiamo sopra la pizza, il nostro basilico fresco, mozzarella fior di latte o mozzarella di bufala, quello che avete. Io vi consiglio il fior di latte perché è più asciutto, e non mettiamo l'olio in cottura perché ha dei tempi di fumo. Prendiamo la nostra pala e andiamo nel forno. Impaliamo, tiriamo molto delicatamente e sono pronto per andare in forno. E questo è il nostro diretto. In questo caso riusciamo a vedere dalla camera che non abbiamo una cottura violenta dell'impasto, cuociamo sempre intorno ai 90 secondi. Appena si alza il cornicione iniziamo a vedere se sotto è tutto a posto, iniziamo a girarla delicatamente sempre sul suo posto. Quindi non si alza la pizza sotto la fiamma perché acceleriamo i tempi di cottura e non riusciamo poi a gelatinizzare l'amido e non riusciamo ad asciugare bene l'impasto. Quindi anche se facciamo 100 ore di maturazione, dopo ci ritroveremo un impasto gommoso. Al termine dei nostri 90 secondi prendiamo la nostra pizza, la tiriamo fuori. Con il diretto riusciamo ad avere una pizza innovativa, contemporanea, che abbia crunch. Prendiamo qualunque tipo di olio, qualunque marca, in particolar modo l'importante è che sia olio Evo, lo aggiungiamo sopra e andiamo a vedere adesso il nostro diretto. Entrambi i cornicioni sono vuoti e questo per noi è sintomo di una buona lievitazione, una buona maturazione e grande digeribilità del prodotto. Non mi resta altro che augurarvi buon impasto e buon appetito.